Salve a tutte e a tutti. Oggi prepareremo delle piccole torte Red Velvet, senza usare un colorante artificiale, ma creandolo noi in casa. Questa è come risulta al taglio. È davvero molto buona e iniziamo subito. Mettiamo in una ciotola il latte vegetale e la vaniglia, l'olio di semi di girasole e 2 cucchiai di liquore agli agrumi che abbiamo fatto. Ti lascio qua il link. Ti ricordo che le dosi sono sempre scritte in descrizione, grammo per grammo. Aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo. Prepariamo le farine a cui aggiungiamo un pizzico di sale e la fecola di patate e mescoliamo bene, così che sia più difficile che si formino dei grumi. Iniziamo ad aggiungere la farina a cucchiaiate nella ciotola e mescoliamo così fin quando non l'avremo terminata tutta. A questo punto aggiungiamo 17 g di lievito per dolci. Mescoliamo e la consistenza che dobbiamo ottenere dovrebbe essere questa, abbastanza pesante. Prepariamoci o uno stampo da 22 cm per fare una torta singola, oppure dei piccoli stampini riutilizzabili e lavabili e li ungiamo e infariniamo. Ce ne vorranno circa 6, così da ottenere 6 tortine. Mettiamo subito l'impasto con un cucchiaio abbondante dentro gli stampini che non superi però la metà dello stampo, così che non uscirà di fuori. Ora sbattiamo delicatamente gli stampini così che si livelli la parte superiore e inforniamo a 180 gradi per 15-20 minuti, controllando perché dipende anche dai forni. Adesso prepariamo il colorante naturale fatto in casa. Dobbiamo lessare 2 barbabietole in poca acqua e prendere quest'acqua, bella colorata di fucsia, e metterla in una ciotolina. Andrebbe bene anche la polvere di barbabietola. Cosa fare con le barbabietole? Vi propongo qui in alto le mie salse e vedrete cosa ci ho fatto io. Adesso aggiungiamo al succo di barbabietola circa 3 cucchiai di sciroppo al lampone. Mescoliamo e osserviamo la bellezza di questo colore. Ovviamente assaggiamo, che è il nostro parametro di giudizio migliore, e di conseguenza aggiungiamo 2 cucchiai d'acqua se è troppo intenso. Nel frattempo le mini torte sono pronte, devono essere ben cotte nel centro, lasciamole raffreddare e prepariamo la crema. Montiamo la panna che deve essere ben fredda di frigorifero a neve ferma. Quando avrà raggiunto questa consistenza aggiungiamo lo yogurt di soia, meglio se senza zucchero. Continuiamo a frullare per un altro pochino, fin quando non avremo ottenuto la consistenza desiderata e che tutto sia omogeneo. Aggiungiamo un po' di scorza di limone o delle scaglie di cocco o delle gocce di cioccolato per insaporire e dedichiamoci alla decorazione. Sformiamo i tortini, che a questo punto saranno ben freddi, e quindi li tagliamo a metà con un coltello seghettato. Il centro deve essere ben asciutto e cotto. Tagliamo tutte le altre tortine e poiché poi li dovremo, tra virgolette, montare così, quindi con la parte superiore capovolta verso il basso, sempre con un coltello a seghetto e sempre delicatamente, tagliamo via la parte superiore un po' stondata, in maniera tale da poterla appoggiare alla base in maniera stabile. Adesso è arrivato il momento del tuffo nel colore, quindi prendiamo una metà tortina e o con un pennello, vi consiglio se state facendo una torta grande userete il pennello per colorarla, oppure una tortina piccola la tuffiamo direttamente dentro la ciotola col colore, senza però lasciarla inzuppare troppo o diventerà troppo morbida. Tipo in questo caso, invece che rinzupparla, coloreremo gli spazi vuoti col pennello. Dopo aver colorato tutte le tortine con questo colore bellissimo, iniziamo a spalmare la crema. Dopo averne messo in abbondanza sulla base, ricopriamo con la parte superiore della torta. Schiacciamo un po' in maniera che si distribuisca in maniera omogenea e poi, se vogliamo, interveniamo con il coltello o la spatola e la spalmiamo lungo i bordi, o in maniera da coprirla perfettamente o lasciando un po' intravedere il colore, per fare quella che oggi si chiama naked cake. Il secondo modo per decorare queste tortine è mettere un po' di panna tra le due basi e un po' di panna sopra, sparsa in maniera abbastanza casuale. Io ne ho decorate un po' in un modo, un po' in un altro. Adesso spostiamole su un bel vassoio e occupiamoci di finire la decorazione.
Spargiamo sopra un po' di frutti rossi, congelati o freschi. Volendo possiamo lasciare alcune tortine con il sopra colorato, altrimenti mettiamo sopra un altro po' di panna in maniera che i frutti rossi si attaccheranno meglio. Per esempio potremmo metterci anche del cioccolato o delle fragole fresche. Il cioccolato amaro ci sta davvero benissimo. A questo punto, dopo aver lasciato mezz'ora, un'ora in frigo, tagliamo. La parte interna non è colorata perché, non avendo usato un colorante nell'impasto, non abbiamo colorato tutto, ma la parte esteriore è molto bella e soprattutto la torta è molto buona. C'è il croccante del cioccolato, l'aspro dei frutti rossi e un'ottima cremosità. Fateci sapere cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video.